Ciao a tutti e bentornati sul canale. Il video di oggi non sarà il solito tutorial in garage, ma sarà una recensione. Recensione del supporto per smartphone della Quadlock, che ci tengo a precisare non è una collaborazione, me lo sono comprato con i miei soldi e dato che non costa poco, questo vuole essere una video unboxing, recensione del tutto cristallina, senza filtri. Se qualcosa non va, lo dirò. Come già si vede in molti altri video riguardanti il Quadlock, esistono le cover soprattutto per iPhone, ma anche per Samsung o altri telefoni diciamo un po' più costosi. Io invece, siccome ho uno Xiaomi, ho dovuto prendere questo adattatore universale che dietro ha il biadesivo da poter attaccare sulla cover, e per l'occasione ho comprato anche la cover nuova e dopo andremo a montarlo. Allora cominciamo ad aprire. Qua troviamo il supporto che va a manubrio con qualche adesivo, il libretto di istruzioni, con le avvertenze in qualsiasi lingua. Io queste le ho già lette, le avvertenze in italiano, le avvertenze che ci sono riportate qua sono le stesse riportate per questo adattatore universale, e praticamente c'è scritto uno scarico di responsabilità da parte della Quadlock, che non si assumono responsabilità in caso di smartphone rotti, persi per strada, cose di questo tipo, ma dopo ne parleremo meglio. Allora, cosa c'è nella confezione? Nella confezione c'è la brugola che ci servirà per montare il supporto. Poi troviamo questi spessori che sono di larghezze differenti per il manubrio di ogni moto. Questo è da 22 mm, 28 e 25. Abbiamo il supporto dove poi si va ad attaccare la cover del telefono oppure l'attacco universale per smartphone. Bene, ora passiamo al supporto all'adattatore universale, che già mi ha fatto storcere un po' il naso, e nelle altre recensioni sta cosa non la dice nessuno, anche perché molte delle recensioni si va a utilizzare cover per iPhone, quindi questa cosa non viene riportata. Però se andate a leggere sul retro, qua in inglese, praticamente c'è scritto che questo supporto universale con biadesivo della 3M originale non può essere montato su superfici in gomma, silicone, poliuretano o termoplastica, vernici soft touch, idrorepellenti, insomma un po' di tutto. Montando biadesivo 3M ufficiale non penso sia un biadesivo del cavolo, di quelli dei cinesi. Poi ok, la cover che ho scelto io non è di finitura liscia, ma è una finitura leggermente porosa, però siccome a me piace il pericolo lo proverò lo stesso. Secondo me la scritta che hanno messo loro qua dietro è solo un po' come se fosse uno scarico di responsabilità. Qua dentro c'è la salviettina con l'alcol isopropilico e mi raccomando, se andate a usare come me questo tipo di adattatore, usatela, perché se volete fare le cose fatte per bene e non volete che vi si stacchi lo smartphone, non tirate fuori l'adattatore e appiccicatelo subito, ma pulite sempre la superficie. Ecco, dopo aver sventrato la scatola, forse ce l'abbiamo fatta. Oh, eccolo qua. Beh, il supporto sembra fatto molto bene. Sembra fatto in... non saprei dire se in plastica o in gomma, perché poi le parti qua laterali sono molto morbide, fatte per aderire a superfici magari leggermente curve come le cover dello smartphone, però al centro è bella rigida. Andiamo
a pulire bene con il panno imbevuto di alcol. Ok, una volta che avete trovato la posizione più idonea al montaggio, la posizione che più vi aggrada, andate a rimuovere la protezione del biadesivo e poi ce lo incollate sopra. Premete bene ovunque, fate aderire bene su tutta la cover. Devo dire che non è nemmeno troppo spesso come attacco, come adattatore. Anche da dover tenere in tasca non penso risulti particolarmente scomodo. Beh, il montaggio è abbastanza semplice, anche senza le istruzioni. Basta prendere lo spessore adatto per il proprio manubrio e infilarlo su, poi prendere il collarino e adagiarlo sopra e infine bloccarlo con la sua vita brugola. Già così si può intuire che come portatelefono sarà abbastanza compatto e poco invasivo, anche quando non si avrà sul telefono. Bello solido. Allora, poi in dotazione danno questa staffetta qua, però io non la uso perché il telefono lo voglio qui centrale sul manubrio, quindi passo direttamente a montare il supporto del telefono. Ecco, poi sotto ha i suoi dentini per il centraggio e se stringete bene e vedete che il supporto ha un po' di gioco laterale, vuol dire che non avete stretto abbastanza e dovete stringere ancora un po'. Il meccanismo di rilascio, secondo me c'è anche una buona molla e sicuramente il telefono non si staccherà, cioè, è bello solido comunque come molla, è una bella molla, si vede che è fatto bene, che la qualità c'è. E niente, adesso non rimane altro che provare a montarci sopra il telefono. Il telefono io lo sto usando per registrare, quindi vabbè, ho la cover, fa lo stesso. Sto facendo una discreta forza, devo dire che è fatto veramente bene. Non si muove, la flessibilità che vedete in video è data dalla cover che è flessibile in silicone, non c'è dentro il telefono, però vi posso assicurare che è davvero ben saldo e anche il rumore che fa quando si innesta quel clack, secondo me è un bel rumore, trasmette affidabilità. E poi vabbè, sul centraggio poi ci si farà l'abitudine. Bello solido. Siamo giunti alla conclusione. Dopo aver provato su strada per molti chilometri questo supporto per telefono, che cosa mi sento di dire? Sicuramente è molto comodo, ma davvero molto comodo, come avete visto dal video del montaggio, è davvero facile attaccare sia attaccare il supporto sul manubrio sia attaccare il telefono
al supporto ancorato al manubrio. E all'inizio magari si farà un attimino fatica, ma poi è questione d'abitudine e diventa davvero una cavolata attaccare il telefono. E anche una volta rimosso il telefono dal supporto, secondo me quest'ultimo non sta nemmeno male, esteticamente parlando. Nel complesso della moto, secondo me risulta anche carino da vedere. E se non vi piace il colore blu di questa levetta qua, la si può anche cambiare, c'è l'accessorio venduto sempre dalla Quadlock e ci sono vari colori disponibili, tra cui il rosso, mi sembra il giallo, il verde, insomma potete anche personalizzarvelo e renderlo ancora più carino. E devo dire che nonostante sia universale appunto e non sia studiato apposta per un determinato telefono, è comunque molto robusto e al contrario di quanto ho letto in alcune recensioni su Amazon o in generale su internet, alcuni lamentavano che con il caldo estivo, temperature da 30-35 gradi, quello che volete, questo attacco universale, che è attaccato con un biadesivo, tendeva a scollarsi. Io non ho riscontrato questa cosa, ho provato ad andare in giro col telefono attaccato al manubrio anche con temperature di 35 gradi e superiori per più tempo e non mi è mai capitata questa cosa. È sempre stato bello saldo il telefono al supporto e invece chi ha scritto quelle recensioni lì si è trovato col telefono staccato che gli è caduto per terra e si è rotto il telefono, ma secondo me questo è dato da una cover sporca, sicuramente da una cover sporca. Magari hanno preso la cover del telefono, ci hanno appiccicato su il suo attacco, però magari non hanno pulito bene la cover, quindi l'attacco non ha avuto una bella adesione alla superficie. E cos'altro posso dire? Sicuramente ha un certo costo come supporto, però secondo me ne vale la pena soprattutto se sfruttate anche il resto del suo ecosistema. Per esempio, questi supporti qua vengono fatti sia per la moto che per la bici o anche l'auto e perciò questo rende possibile avere una sola cover, un solo supporto, un solo attacco per ogni veicolo, per ogni mezzo che usate. Supporti per moto e bici ce ne sono davvero di diverso tipo, per esempio quello che ho preso io è quello da manubrio, poi c'è anche quello per attaccarlo sugli specchietti, oppure quelli per chi invece ha una super sportiva e non ha un manubrio su cui attaccare il telefono e il supporto si va a inserire nel canotto dello sterzo, quindi davvero molto varia come proposta. Nell'ecosistema Quadlock è presente anche il modulo antivibrazioni indispensabile per chi ha iPhone o comunque telefoni con la fotocamera stabilizzata. Serve appunto per non trasmettere gran parte delle vibrazioni della moto al telefono in modo tale da non recare danni alla fotocamera. E c'è anche il caricatore, sicuramente molto utile, che prenderò in considerazione se comprarlo o meno, perché deve essere davvero molto comodo averlo comunque attaccato sotto, avere la presa USB sotto il telefono e avercela subito lì a disposizione. Altra cosa degna di nota, soprattutto se avete un telefono top di gamma compatibile, sono le cover con integrato questo attacco qua. Sicuramente è molto più comodo e molto più bella esteticamente invece che attaccare questo qua universale su una qualsiasi cover. C'è anche la Quadlock lo chiama il poncio, mi sembra, è praticamente una seconda cover trasparente che si va ad applicare sullo schermo del telefono rendendolo completamente impermeabile e mantenendo il touch in funzione, cioè voi potete usare tranquillamente il touch del vostro telefono con su anche il poncio della Quadlock.
E secondo me se avete uno di quei telefoni top di gamma, una cosa del genere è assolutamente da avere, deve essere troppo comoda avercela. Come ho già detto prima, il Quadlock secondo me è un validissimo portatelefono e sento di aver speso bene i miei soldi. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se avete provato anche voi Quadlock, se avete provato anche la concorrenza tipo SP Connect o altre marche. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati con i prossimi video. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!